Ciao! È da un po' che non posto su questo canale, ma oggi ti spiegherò perché. Perché oggi voglio parlare di quella che viene definita la vita da travel creator. Quella che da fuori sembra la vita dei sogni e me ne rendo conto perché tantissime persone quando sono in live mi dicono ma la tua vita è pazzesca, tu sei ogni volta in un posto diverso, vorrei troppo vivere la vita come te. Anche amici creator che mi dicono ma sei troppo forte, tu vai in giro, fai cose. E per quanto questo aiuti la mia autostima, ho qualcosa da dire al riguardo. Perché da una parte dico sì, effettivamente è figo, però ho una parte di me che stride quando sente dire queste cose. Sì, può essere tranquillamente quella parte di me che odia i complimenti, che quindi si fa sentire, però è anche vero che spesso sono esausta. Spesso sono in burnout, perché ogni volta che chiudo una valigia ne devo subito aprire un'altra e preparare il check-in per un altro volo. E quindi mi sono chiesto spesso, è davvero la vita dei sogni? È davvero la vita a cui tutti quanti dovrebbero aspirare? E soprattutto, che prezzo ha fare questa vita? Parto da un punto che per me è fondamentale, soprattutto da esplicitare, perché è giusto che si sappia e perché sicuramente mi verrà fatto un commento a riguardo, ma io ho iniziato a viaggiare molto più spesso dopo un evento traumatico per me. Non voglio entrare nei dettagli, ma semplicemente è stato un periodo in cui avevo bisogno di staccare, di allontanarmi da luoghi che mi ricordavano cose, mi ricordavano persone. E questa sicuramente fin da subito è una delle parti belle del viaggiare, che ti danno stimoli, che ti fanno provare nuove emozioni, che ti portano fuori da ciò che è la tua normalità. Ma se non stai attenta, diventano un anestetico semplicemente molto elegante e bello da vedere all'esterno. Perché ti sposti, cambi città, pensi a che cosa mettere in valigia, pensi al prossimo volo e non pensi a quello che ti sta succedendo dentro, non pensi alle tue emozioni. Quindi sì, viaggiare mi ha sicuramente curata su certi aspetti, però mi ha anche permesso di scappare da altri dai quali probabilmente tuttora ancora scappo un po'. Però in primis voglio iniziare parlando dei punti positivi del viaggiare, perché non voglio sembrare ingrata, perché mi rendo conto di quanto sia bello essere all'estero, perché è sicuramente terribile sentirsi stanchi e affaticati, ma se guardando fuori dalla finestra hai una vista del Giappone rispetto alla vista di Bovolone, sicuramente ci sono dei punti positivi nell'essere all'estero ogni tanto. E quindi sono estremamente grata di essere in burnout dal Giappone. Quindi i punti positivi di essere un travel content creator sono vari e ovviamente il primo è il fatto che puoi viaggiare. Ovvio. In un anno riesci a vedere tantissimi paesi. Cioè se ci ripenso io quest'anno sono già stata in Grecia, Albania, Giappone, Cina, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Netherlands, Paesi Bassi, Marocco, Kenya ed è assurdo per me pensare adesso che siamo a settembre, che ho già fatto tutti questi viaggi in 8 mesi, 9 mesi siamo a settembre, 9 mesi. E viaggiare non vuol dire soltanto vedere posti nuovi, ma vuol dire anche vedere nuove culture, vedere architetture diverse da quelle che vedi solitamente a casa tua. Ogni viaggio è sempre un'esperienza che ti fa scoprire qualcosa in più sull'essere umano, secondo me, nel bene e nel male. E mi piace che ogni volta quando faccio un viaggio mi ritrovo in un posto diverso e mi chiedo, ok, qui vivono in modo diverso, che cosa posso imparare da loro? Ed è bello farsi queste domande. È bello scoprire cose di se stessi attraverso i viaggi, prendere qualcosa da questi viaggi e farne propri. Come per esempio ho imparato cosa vuol dire l'umiltà a Taiwan, ho imparato cosa vuol dire la semplicità in Kenya o anche l'accoglienza in Albania. E ci sono sicuramente quei momenti che tuttora mi spiazzano, perché una delle parti più belle secondo me dei viaggi è proprio conoscere persone o anche semplicemente approcciarsi a persone del posto, perché sono lì i momenti che più rimani sbalordito, perché magari conosci persone di una gentilezza assurda che semplicemente ti accompagnano per 2 fermate del bus perché non sai le direzioni e quindi ti portano dove devi andare e magari un po' riguadagni fiducia nell'essere umano. E poi c'è sicuramente
Un'altra cosa che io adoro dei viaggi è il mettersi alla prova e magari sono un po' dipendente da questa cosa perché mi piace l'idea di ritrovarmi in un posto dove magari neanche parlo la lingua e riuscire a affrontare la giornata, non sapere cosa andrò a fare e vedere che ogni volta alla fine sopravvivo. Ogni volta non è la fine del mondo se mi prendo della pioggia perché non avevo calcolato bene il tempo atmosferico, il meteo. E sicuramente questo è dato al fatto che in passato non ho mai dovuto adattarmi, perché non sono mai uscita dagli schemi. E quindi adesso mi piace mettermi alla prova. Mi piace vedere che faccio la valigia male, mi dimentico le felpe, però sopravvivo perché basta prenderne un'altra. Dai, in qualche negozio dove la paghi 2 centesimi. Tante cose ti possono succedere nella vita, ma non è la fine del mondo. E trovare le soluzioni ai problemi diventa quasi un gioco. Poi sicuramente del fatto di essere una travel content creator c'è l'aspetto più positivo secondo me in assoluto che è la libertà. La libertà di non avere il capo che ti scrive, che devi essere presente, la libertà di non dover andare per forza in un ufficio che magari è pure brutto e puzza o mettere un'aria condizionata o troppo alta o troppo bassa e soprattutto quello di non sentire il viaggiare come un tempo perso, perché viaggiare diventa il tuo lavoro. Ed è ancora difficile per me pensare che viaggiare è il mio lavoro. Cioè, essere su quell'aereo e atterrare in Giappone è il mio lavoro. Mi piace sapere che il mio perimetro si allarga, che la mia bolla diventa un po' più grande ogni volta. Un'altra cosa che ho notato viaggiando così spesso è che ti rendi conto che in un altro paese non devi sottostare all'immagine di te stesso che hai definito per tutti gli anni nella tua città natale. Non devi più stare al copione perché in quella città, in quel paese, tutti quanti ti conoscono per quel tipo di persone, quindi ti senti di dover restare dentro quel copione. E quindi quando vai in un paese diverso ti puoi chiedere, ma chi sono io se non devo ascoltare nessuno, se non devo sottostare a nessuna regola di quelle che mi sono autostabilito il più delle volte? E molto spesso la risposta a questa domanda non è la risposta più carina, perché magari ti mette il coltello dentro e cominci problemi esistenziali, però sicuramente è una delle domande più belle e oneste alle quali rispondere. Ora che abbiamo fatto tutta questa parte dolce, sdolcinata, che bello viaggiare, parliamo dei problemi. Una delle problematiche più condivisa, anche con i miei colleghi con i quali ho parlato, è sicuramente la solitudine, che è una solitudine pratica, ovvero io conosco tantissime persone. Ogni volta che vado in un paese diverso conosco nuove persone e magari ci passo insieme una giornata, una settimana, un mese, però poi finisce. E sì, ovviamente nel 2025 possiamo chiamarci, videochiamarci, scriverci messaggi, fare videogiochi insieme online, ma non è lo stesso, non ha lo stesso valore del ehi, sto passando sotto casa tua, scendi per un caffè. O mi sento male, quella persona mi ha scritto, ho bisogno di uscire, possiamo uscire insieme. E quando torno a Verona ho i miei amici storici, però loro sono andati avanti con le loro vite, perché nel frattempo sono passati mesi da quando io sono partita e loro nel frattempo hanno avuto un nuovo lavoro, una nuova ragazza, un nuovo nipote e io devo ogni volta riaggiornarmi su tutto quello che è successo nei mesi scorsi e diventa un tipo di amicizia un po' diverso forse. Cioè non ho la rete di amici quotidiana, quella che tu sai che ogni giovedì ci si trova in quel bar a quell'ora. Che magari se tu sei abituato a vederti con gli stessi amici nello stesso posto, lo stesso giorno, alla stessa ora, per te può essere noiosa, per me è interessante ed è qualcosa che un po' mi manca. E non è una cosa che fa male tutti i giorni, però ne sento la mancanza. E quindi ti perdi cose, ti perdi compleanni, torte, matrimoni e magari ti invitano anche, però quando ti invitano tu in realtà sei dall'altra parte del mondo e il biglietto aereo costa troppo. E non è un dramma, perché le amicizie spesso non si basano soltanto su questo, però è un peso, diventa un peso ogni volta dire non ci sono, no, quella settimana sono via, perché si accumulano e ti sembra sempre di mancare a qualcosa. Poi c'è sicuramente la fatica del tenere tutto insieme, perché non è semplicemente un viaggio per svago,
ma diventa un viaggio di lavoro in cui devi pensare alla SIM, al treppiedi, alla luce, alla scheda SD, al telefono, all'assicurazione, al check-in, al volo, all'hotel, quello che devi fare, ed è tutto un insieme di 1000 cose che devi tenere a mente, perché non è, vabbè, capita, mi siederò in un bar per 12 ore, no, investi soldi per andare a fare un viaggio perché devi fare dei contenuti e non puoi permetterti di perderti certe cose. Non puoi permetterti di arrivare e i microfoni non funzionano. E nel mio caso ho perennemente in testa anche il panico da connessione, perché se la connessione non funziona, se sto organizzando tutto questo viaggio con il treno per andare lì, per poi dopo fermarmi a dormire, però poi effettivamente arrivo lì e non c'è connessione, ha avuto senso. È il mio lavoro. È letteralmente il mio lavoro, ho perso una giornata di lavoro e diventa stressante. Poi se sei una persona che si imbarazza facilmente, tieni in mente che io sono ogni giorno a parlare da solo al telefono, a fare i ballettini perché mi è stato richiesto dalla chat perché abbiamo raggiunto il goal di sub, all'alert che parte super rumoroso in mezzo a una piazza e devi convivere con questa sensazione dove ti senti cringe, perché spesso sei cringe nel camminare in giro e fare oggi vi porto con me nella mia giornata a Shanghai. È cringe, però è il tuo lavoro e lo devi fare. Poi sicuramente una delle cose a cui magari non ci si pensa spesso nel momento in cui si vuole diventare travel content creator è la salute, perché tra un jet lag, un cibo diverso, il cibo mangiato magari di fretta in posti poco raccomandabili, semplicemente la mancanza di energie, il fatto che cammini tanto e magari torni, dormi poche ore e poi devi ritornare fuori. È una cosa che soprattutto magari quando cominci ad arrivare nei tuoi 30 anni, cominci a sentire di più. E quindi spesso secondo me si perde di vista il fatto che è comunque un lavoro. Sì, sto viaggiando, ma allo stesso tempo ho briefing, ho brand con i quali devo comunicare, ho deliverables da confermare o comunque da portare a termine durante le live, ho dati a cui pensare, le analytics, devo pensare se il contenuto è andato bene, se non è andato bene, alle live, ai post da postare poi sui social, al video da fare su YouTube ed è effettivamente un lavoro. Per quanto abbia una vista bellissima, magari non in questo momento perché sono all'interno di una stanza d'hotel cioè in Giappone e non vedi molto e dalla vista in realtà si vede semplicemente un altro palazzo, però comunque sono in Giappone. Per quanto l'ufficio sia bello, è comunque un lavoro. Altra cosa abbastanza ovvia che è problematica nel momento in cui si vuole fare il travel content creator, le relazioni. E non dico tanto quelle romantiche, ma anche perché è complicato costruire qualcosa di stabile ed è necessario essere estremamente onesti con l'altra persona perché ci sono determinate necessità da una parte e dall'altra ed è difficile. Nel mio caso forse impossibile, ma quello determinato anche da altre cose mie personali. E quindi ha senso fare il travel content creator? E soprattutto perché lo sto facendo ancora? È una bella domanda che mi porta a chiedermi tante altre piccole domande. Piccole. Insomma. Mi chiedo spesso se io abbia scelto questo stile di vita perché effettivamente mi piace o perché sto ancora scappando da qualcosa. Sto scappando da un luogo, sto scappando da ricordi, sto scappando dalla domanda quando mi sistemerò, quando metterò effettivamente delle radici. Non mi voglio odiare per avere questi dubbi, non mi voglio odiare perché non so la risposta a questa domanda. Semplicemente per ora non voglio rispondere. E forse non è sano, però è come sto rispondendo a questa mia problematica. E molto spesso mi viene chiesto anche se sono dipendente dalla novità, perché la novità è bella, porta dopamina. Ogni giorno, ogni settimana, un nuovo hotel, una nuova vista, una nuova lingua, una nuova cultura, nuovi piatti da assaggiare ed è bellissimo. Però poi, quando ti fermi per 2 settimane, ti senti spenta. E mi chiedo, so sedermi a tavola nello stesso bar per settimane senza avere nuovi progetti, senza avere nuove cose da affrontare? Cioè, sarei in grado di accettare una vita così? E sto cercando un po' di affrontare questa cosa perché la risposta è sì e no, per ora. Devo un po' reimparare a stare, ad annoiarmi, a non scappare. Però poi nel mio cervello mi chiedo, ma
se il mio lavoro è intrattenere, non devo annoiare. Non posso annoiare, devo sempre essere fuori, devo sempre fare nuove esperienze, devo sempre fare cose nuove per intrattenere le persone. E alle volte in realtà la mia giornata preferita è semplicemente dormire fino a mezzogiorno, rimanere a letto fino alle 3 guardando un telefilm in pigiama e non fare assolutamente nulla per il resto del giorno, però come faccio a farlo diventare contenuto? Come faccio a perdere una giornata di lavoro? E questa probabilmente è una delle cose comuni tra tutti quelli che fanno freelancer, perché quando non lavori non guadagni. Ed è secondo me una parola che hanno molti dei freelancer, perché quando lavori da dipendente sabato e domenica il più delle volte, nella media, sabato e domenica o dopo le 7. Invece se sei un freelancer, veramente difficile staccare il cervello, perché ti sembra sempre di perderti qualcosa. E quindi mi sono chiesta, forse la vita dei sogni non è quella di viaggiare il mondo, ma quella di poter scegliere dove essere tra un mese, scegliere tra vado in giro e sto a casa. Oggi documento tutto quello che faccio e oggi è una giornata soltanto per me. Forse la vita dei sogni è quella di poter dire sì e no senza sentirti in colpa. Quindi voglio continuare così per sempre? Domanda enorme. Non lo so. So solo che c'è una parte di me che ama questa parte nomade, dell'affrontare le avventure, di affrontare i problemi, ma c'è una parte di me a cui manca tanto la routine e un posto stabile dove stare. Mi sento come se oggi non sto scegliendo, ma sto costruendo la mia conoscenza per poi prendere una decisione più ponderata. Se hai mai pensato, anch'io vorrei fare il travel content creator, anch'io voglio fare l'influencer che gira per il mondo, fatti dire quello che mi sarei voluta sentir dire fin dal primissimo giorno. Per primissima cosa, devi saper stare da sola, che non vuol dire voler rimanere da eremita totale, vivere nel nulla cosmico, ma vuol dire per un paio di sere, se per una settimana ti capita di dover mangiare in hotel da solo e di dover andare a letto presto senza fare nulla, non è la fine del mondo. Se devi andare a mangiare una brioche da solo, non è la fine del mondo. Se ti sta bene, l'idea di passare serate in hotel o a casa con un libro, una tisana e chiamando un'amica al telefono, ok. Altra cosa, devi saper reggere l'imbarazzo. Fare video in giro per strada è imbarazzante. Riprendersi mentre si fa vi porto con me nella mia giornata tipo è imbarazzante. Chiedere a qualche passante di farti una foto è imbarazzante. Fermarti per mezz'ora a rifare lo stesso shot è imbarazzante. Se è una cosa che ti paralizza, potresti far fatica. Se ti rendi conto che è imbarazzante, però comunque sei in grado di farlo lo stesso, io mi imbarazzo ancora tantissimo e infatti tantissime volte vorrei fare dei contenuti ma non li faccio e sbaglio, infatti non sono una top content creator di travel. Terza cosa, anche se minima, devi sempre avere un po' di organizzazione e io faccio schifo nell'organizzazione. Però devi riuscire a organizzarti bene con il check-in, sapere cosa fare se perdi una scheda SD, sapere come affrontare la perdita di un cavo, avere dei piani di riserva, perché altrimenti avrai soltanto energia negativa e fidati che è una delle cose che più ti ammazza in assoluto. Quarta cosa, budget realistico. I primi mesi, se non anni, probabilmente ci perderai e avrai magari dei periodi pazzeschi, bellissimi, esperienza fantastica, però che sono un buco nel portafoglio. E invece ci sono i periodi in cui non fai assolutamente nulla, posto estremamente noioso, però ci guadagni. Ed è sempre utile per la tua salute mentale avere un cuscinetto di soldi da parte. Se dovesse capitare che ti dimentichi le scarpe nell'hotel a mille chilometri, tristezza perché hai perso quelle scarpe, però puoi sempre permetterti di comprarti un altro paio di scarpe. E soprattutto questo ti dà la possibilità di poter dire di no a delle collaborazioni che non ti rappresentano. Quinta, ed è fondamentale e ancora ho dei problemi a assimilare questo mio stesso consiglio, la tua salute deve essere parte del tuo lavoro. Dormire è lavoro, mangiare bene è lavoro, fare qualche esercizio e muoverti è lavoro, perché soprattutto quando sei travel content creator il tuo corpo è fondamentale anche stupidamente per spostarti da un posto all'altro, perché nel momento in cui vai in burnout non produci,
e non guadagni e non riesci a fare il travel content creator. Ogni tanto prenderti dei momenti per te, dire sono off in questi giorni, è professionalità, non è mancanza di dedizione. Sesta cosa, sii ben centrato sul motivo per cui lo fai. Se lo fai per i numeri, per chi vuoi essere figo, vuoi avere i follower, vuoi fare i soldi, lascia stare, lascia stare. Se lo fai perché effettivamente ti interessa, effettivamente ti piace condividere cose con le altre persone e mostrare posti che persone magari neanche conoscono, sei già sulla strada buona. Poi io ho messo in pratica delle micro strategie che mi aiutano un po' a sentirmi bene e sono quelle micro azioni che faccio durante la mia giornata che mi aiutano un po' a coccolarmi e a farmi sentire come se avessi una routine in un posto dove non dovrei avere una routine perché è la prima volta che arrivo in questa località. E sono un po' come delle radici portatili, ovvero la mia magliettona per dormire. Ne ho 3 e quelle uso e quelle mi fanno sentire già a casa. Il telefilm prima di andare a letto è un po' il mio piccolo rituale per dormire felice e sentirmi bene con me stessa. La ricerca del pane au chocolat a metà mattina perché per me pane au chocolat e caffè sono in paradiso. Sono piccoli dettagli che però ti fanno sentire come se tu non stessi cadendo nel vuoto. Adesso arriva per me il punto fondamentale, ovvero è effettivamente la vita dei sogni? Dipende da qual è il tuo sogno. Se il tuo sogno è quello di non avere un capo, vedere nuove culture, viaggiare, conoscere nuove persone, probabilmente. Se invece il tuo sogno è quello di essere sempre felice, sempre al top, di avere una regolarità nella tua vita ed essere stabile, probabilmente no. E non perché voglio fare la tragica, ma perché è uno stile di vita. Non voglio sicuramente venderti una fantasia. Non voglio dirti che è la vita migliore del mondo, dove non sarai mai triste per un secondo, mai solo, perché c'è sempre gente attorno a te. No. E ci sono giornate in cui mi sento la persona più fortunata del mondo e giornate invece in cui mi sento il mondo crollare addosso perché tutto sta andando storto. E spessissimo mi sento dire da persone: che vita da sogno che fai, continui a viaggiare, io non posso. Io ho la ragazza, ho la famiglia, non posso viaggiare. E mi chiedo, il punto per me è che non devi per forza viaggiare. Secondo me ci è stata venduta questa idea che viaggiare deve essere il sogno per tutti. Se non ti piace viaggiare, sei strano. Se ti piace stare a casa con la tua famiglia, nel tuo nucleo familiare, con la tua ragazza, sei strano. Per quanto io sia la prima a dire che a tutti fa bene un po' viaggiare perché ti fa uscire dalla tua mentalità, dal tuo piccolo orticello e vedi cosa ci sta fuori, non deve per forza essere il tuo sogno di vita. Non devi per forza voler spendere tutti i tuoi soldi in un viaggio, perché può non essere quello che vuoi fare. È come se amare viaggiare o viaggiare in generale sia diventato un trend. Se posti la foto figa dal posto figo, allora sei figo. E troppo spesso guardiamo ai sogni degli altri, a quello che la società ci dice che è successo. Avere successo vuol dire viaggiare per il mondo. No. Dipende da qual è la tua idea di successo. E successo non è uguale per tutti. Non so se questo discorso ti sconvolgerà o ti farà cambiare in qualche modo idea su cosa vuol dire fare il travel content creator, ma avevo bisogno di dirlo, perché principalmente avevo bisogno di sviluppare queste idee nel mio cervello prima per poi poterle esprimere. E penso sia giusto far vedere anche cosa c'è dietro a quello che viene venduto come una vita da sogno. Sono felice della mia vita, ma è una vita da sogno per tutti? No. Ha alti e bassi e devi essere in grado di accettare soprattutto i bassi. Se ti è venuta voglia di viaggiare, ne sono più che felice. Se ti è venuta voglia di restare a casa, ancora meglio per te. Semplicemente la vita dei sogni è poter scegliere la vita che vuoi effettivamente per te stesso. Quella è la vita dei sogni, senza doverti sentire in colpa nei confronti delle emozioni degli altri in generale. Sicuramente uno dei viaggi da cui ho imparato di più in assoluto è il viaggio in Kenya che ho fatto il mese scorso, perché ho passato 4 giorni in un convento con delle suore. Lascio solo immaginare, anzi, ne ho parlato qua. Ciao!